Ciao a tutti! Il tutorial di oggi è la seconda parte del Dudu Koala. Nella prima parte abbiamo visto come lavorare la testina del koala e cucirla, e in questa seconda parte vedremo come fare la copertina. Questa seconda parte del tutorial vi può essere utile anche se non fate il Dudu, ma anche solo per imparare come lavorare una mattonella Granny con al centro il cuore. Infatti io ho usato questo schema per fare la copertina del Dudu, ma lo stesso schema lo potremmo utilizzare realizzando delle mattonelle più piccole, sempre quadrate, con al centro il cuore, per fare per esempio una bellissima copertina o un cuscino, quello che ci piace di più. Per tutti i materiali potete consultare il box informazioni ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per la copertina uso un uncinetto da 4 mm e cominciamo con un nodino iniziale. Lavoriamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo sulla prima catenella. Il primo giro lo lavoreremo in questo cerchietto che abbiamo creato. Iniziamo con un punto alto che sostituiamo con 2 catenelle e 2 catenelle per l'archetto. Ed ora lavoriamo 3 punti alti nel cerchio. 1, 2, 3 e 2 catenelle. E ripetiamo questa sequenza, 3 punti alti, 2 catenelle, altre 2 volte. 1, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2, 3 punti alti, 2 catenelle. E terminiamo questo giro completando la prima tripletta di 3 punti alti. Avevamo iniziato con un punto alto sostituito da 2 catenelle, lavoriamo gli altri 2 che mancano. 1, 2 e chiudiamo il primo giro con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella seconda catenella. E così termina il primo giro. Nel primo giro abbiamo 4 triplette di punti alti separate da 2 catenelle. Ci spostiamo nell'archetto con un punto bassissimo, quindi un punto bassissimo nell'archetto, e nel giro 2 lavoreremo i 4 angoli della lavorazione Granny. Iniziamo da questo, un punto alto sostituito da 2 catenelle e altre 2 catenelle per l'archetto. E in questo stesso archetto lavoriamo 3 punti alti. 1, 2, 3. Separiamo con una catenella e nel prossimo archetto lavoriamo un angolo completo, quindi 3 punti alti. 1, 2, 3, 2 catenelle, 3 punti alti. 1, 2, 3. E questo è un angolo. 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti. Separiamo sempre con una catenella e lavoriamo altri 2 angoli come abbiamo imparato. 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti. Abbiamo lavorato gli altri 2 angoli e abbiamo separato con una catenella. Abbiamo lavorato una catenella anche dopo questo angolo ed ora terminiamo il primo angolo. Nel primo angolo abbiamo lavorato una tripletta e solo un punto alto dell'altra tripletta. Quindi lavoriamo altri 2 punti alti per completare la prima tripletta. 1, 2 e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella seconda catenella. E così termina anche il giro 2.
Nel giro 3 lavoreremo i 4 angoli come abbiamo imparato e cominciamo a lavorare anche le sequenze che lavoreremo sui lati. Come prima ci spostiamo nell'archetto con un punto bassissimo, lavoriamo un punto alto che sostituiamo con 2 catenelle per l'archetto e 3 punti alti, questo per il primo angolo, 2, 3, separiamo con una catenella e nello spazio che c'è nel lato lavoriamo una tripletta di punti alti, 1, 2, 3, separiamo sempre con una catenella e lavoriamo un angolo come abbiamo imparato, 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti, 3, 2 catenelle, 1, 2, 3 e una catenella per separare. E ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro. Quindi negli angoli lavoriamo la sequenza degli angoli, che è 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti, e nei lati lavoriamo la sequenza dei lati, quindi 3 punti alti, e separiamo sempre con una catenella. E in questo modo completiamo il giro. Lavorato tutto il giro, non ci resta che completare anche il primo angolo a cui mancano 2 punti alti. Quindi lavoriamo 2 punti alti, 1, 2 e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nella seconda catenella, quindi nel primo punto alto. Per lavorare la copertina dobbiamo solo ripetere questa riga per la grandezza del quadrato che vogliamo realizzare. Quindi negli angoli lavoriamo sempre la ripetizione dell'angolo, 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti, e nei lati lavoriamo la ripetizione del lato che è 3 punti alti e separiamo tutte le ripetizioni con una catenella. L'unica differenza che c'è tra questo giro e i prossimi è che in ogni nuovo giro avremo una ripetizione in più su ogni lato. Vediamo insieme anche i prossimi 3 giri per vedere come lavorare il cuore. Nel giro 4 lavoriamo un punto bassissimo per portarci nell'archetto, il primo angolo, quindi 4 catenelle, 3 punti alti, una catenella di separazione e lavoriamo anche le 2 ripetizioni di questo lato, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Ed ora agganciamo il nuovo colore. Prendiamo quindi il bianco, lavoriamo una catenella e tiriamo il filo rosa per farlo sparire. La catenella di separazione la lavoriamo con il bianco e lavoriamo tutto questo angolo con il bianco. Lavoriamo la catenella di separazione con il bianco, tagliamo il filo rosa e tutti questi fili che tagliamo li nasconderemo in seguito e lo riagganciamo. Agganciamo e tiriamo il filo bianco per farlo sparire. Con il rosa lavoriamo le 2 ripetizioni del lato. 1, 2, 3, una catenella, 3 punti alti. Abbiamo lavorato le 2 ripetizioni con il rosa, tagliamo il filo bianco e lo riagganciamo.
tiriamo il filo rosa per farlo sparire, lavoriamo una catenella e tutto questo angolo con il bianco. 1 e lavoriamo con il bianco anche la catenella di separazione e riagganciamo il filo rosa. E con il filo rosa lavoriamo tutto il resto del giro. 1 e questo è il giro 4 una volta terminato. Con il bianco abbiamo lavorato solo i 2 angoli sotto. Nel quinto giro lavoriamo con il rosa un angolo e 2 triplette del lato, con il bianco una tripletta, un angolo, una tripletta, poi una tripletta con il rosa, speculare con il bianco una tripletta, un angolo, una tripletta e poi con il rosa 2 triplette, un angolo, una tripletta bianca, una tripletta rosa e terminiamo il giro con il rosa. Non vi preoccupate di tutti questi fili, tagliamo i fili ogni volta che cambiamo colore, altrimenti dietro si vedrebbero i passaggi dei fili dei diversi colori e tutti questi fili li nascondiamo alla fine. Il sesto giro lo lavoriamo tutto con il bianco, quindi cambiamo colore, tiriamo il filo rosa per farlo sparire e lavoriamo tutto un giro con il bianco. Con l'unica differenza che quando facciamo le triplette laterali, se sotto abbiamo il rosa, anziché fare la tripletta nell'archetto, la facciamo prendendo la catenella in costa, quindi prendendo solo la mezza catenella dietro. In questo modo il cuore sarà più definito. Prendiamo solo la mezza catenella dietro. Quando invece, come in questo caso, prosegue con il bianco, prendiamo l'archetto normalmente come sempre. E in questo modo completiamo tutto il giro. E questo è il risultato alla fine del sesto giro. Continuiamo a lavorare la copertina lavorando i giri come abbiamo imparato. Per la copertina io ho lavorato in tutto 18 giri e ho ottenuto un lato di circa 38 cm. Voi ovviamente potete alternare i colori come preferite o farla anche in tinta unita a parte il cuore. Per nascondere tutti i fili della lavorazione granny utilizziamo un ago con la punta in modo da entrare bene all'interno dei fili e assicurare bene appunto le codine di filo. E lo facciamo entrando attraverso i punti senza tirare per non deformare il lavoro. Andando un po' avanti e indietro. In questo modo siamo sicuri che il filo non si sfilerà. E una volta nascosto lo tagliamo. E in questo modo nascondiamo tutte le codine di filo. E questo è il risultato sul rovescio e sul dritto. Avendo tagliato ogni volta i fili non abbiamo nessun filo in vista, sia sul davanti che sul dietro. È un po' più lungo perché dobbiamo nascondere un sacco di codine, ma il risultato è perfetto. Ed ora non ci resta che assemblare il tutto. Cuciamo la testa, io la cucirò circa nell'11° giro, quindi qui così, e poi formiamo le zampe arricciando gli angoli della copertina. Per cucire la testina al granny semplicemente diamo qualche punto sul granny e sulla testa per assicurarla al meglio.
Una volta cucita bene la testa e controlliamo che la testina stia proprio come ci piace di più, tiriamo bene e facciamo uscire anche in questo caso il filo dal foro da cui esce un altro filo. Annodiamo e nascondiamo. Per fare le zampette sarà sufficiente arricciare l'angolo nel punto in cui preferite, quindi per dare la grandezza alla zampetta che preferite, e con un pezzo di filo grigio o rosa del colore che preferite giriamo intorno diverse volte stringendo forte. Per esempio in questo modo. Dietro facciamo un bel nodo doppio e nascondiamo i fili. E il Dudu è pronto. Io lo trovo veramente simpaticissimo con le zampette fatte in questo modo, era da tanto che volevo farne uno così, ma voi se volete ovviamente potete tenere la copertina liscia come era prima. Potete cucire la testa al centro o in un angolo, come preferite. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Se vi è piaciuto non dimenticate di regalarmi il vostro like, di condividerlo, in questo modo più persone possibili potranno utilizzare questo schema, e se vi piace quello che faccio iscrivetevi al mio canale. Se rifate questo Dudu o se utilizzate questa lavorazione Granny per fare copertine o quant'altro, non dimenticate di mandarmi le vostre foto, potete condividerle con me creando un post sulla mia pagina Facebook o taggandomi in Instagram. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e come sempre nel frattempo vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!